Il denaro del Giappone sta tornando a casa con ogni mezzo necessario. La Banca del Giappone ha deciso. Questo è un tweet diventato virale qualche settimana fa su X. Milioni di visualizzazioni in pochi giorni. L'account si chiama Uto e scrive solo in giapponese. Nessuno sa chi sia, ma negli ultimi anni si è sparsa un po' la voce che possa essere un insider della Banca Centrale Giapponese. E questo perché ogni cosa che scrive continua ad avverarsi. Il tweet prima di questo diceva: le misure che la Banca del Giappone si prepara ad attuare colpiranno la vita di miliardi di persone. Alla gente dei paesi occidentali porgo le mie più sincere scuse. Scuse per ciò che stava per succedere. E infatti poco dopo il Giappone ha attuato tutta una serie di norme che effettivamente hanno impattato il resto del mondo e lo stanno facendo ancora oggi. Quindi se ti stai chiedendo ma cosa diamine me ne frega a me del Giappone, beh, sappi che c'entra un sacco con il mutuo della tua casa, i tuoi risparmi, i tuoi investimenti e la tua pensione. Quindi mettiti comodo perché in questo video ti mostro che diamine sta succedendo di là in Giappone e come questo possa avere ripercussioni di qua, nella parte occidentale del mondo. E partiamo da una storia, un'anomalia. Il Giappone è un'anomalia della storia economica moderna perché ha un debito pubblico attualmente superiore al 200% del PIL. Più della Grecia quando è crollata, più di qualsiasi paese al mondo che sia mai andato in iperinflazione. Qualsiasi manuale di economia ti direbbe questo paese sarebbe dovuto fallire molto tempo fa. Eppure no. Il Giappone è ancora qui, è ancora in piedi. Com'è possibile? Dopo la bolla degli anni 90 e il crollo immobiliare, il Giappone è entrato in qualcosa che nessuna economia moderna aveva ancora mai vissuto. 30 anni di deflazione, cioè l'opposto dell'inflazione. Mentre l'inflazione i prezzi delle cose tendono a salire, quando c'è deflazione tendono a scendere nel tempo. Quindi i prezzi dei beni non salivano, i prezzi dei salari non salivano. E tu dirai, beh, figo, non salgono i prezzi. Che si può volere di più? Sbagliato, perché in questo modo l'economia effettivamente non girava. I consumi erano ridotti e le persone spendevano poco. Ma a parte il pippone sulla deflazione, di cui tra l'altro ho parlato anche in altri video qua sul canale, te ne lascio un paio qua sotto nella descrizione, arriviamo al dunque. La banca centrale giapponese, per contrastare gli effetti della deflazione, che tra l'altro è stata creata a partire da un magheggio, come al solito, statunitense, una vera e propria inculata poi per il Giappone, beh, aperta e chiusa parentesi, per contrastare questa roba qui ha dovuto abbassare i tassi di interesse e abbassarli a 0. Il denaro giapponese era diventato praticamente gratis da prendere in prestito. È un po' come avere un mutuo, ma con interesse 0. Il debito può essere anche enorme, paghi 20, 30, 40 mila euro al mese, ma comunque non ti costa nulla portartelo sulle spalle. E finché quella condizione rimane, sei al sicuro. Hai montagne di debito, ma con un tasso 0 non paghi interessi e quindi chi se ne frega. Però poi a un certo punto quel trucchetto smette di funzionare e i tassi si rialzano. Tra poco torniamo su questo. Prima voglio farti ancora un excursus storico, perché la storia non finisce qui. Abbiamo detto che i tassi erano a 0 e ok, ma come ci riguarda questa roba qui dei tassi a 0? Cioè, che implicazioni ha per noi in Occidente? Ecco la parte che ci riguarda. Mentre il Giappone teneva i tassi a 0, il resto del mondo li teneva più alti, li alzava. Quindi se volevi prendere in prestito in Giappone pagavi 0% di interessi, ma se volevi prendere per esempio in prestito negli USA pagavi magari il 2, il 3%, in Italia magari il 3%, in Germania il 2%. Bene, quindi mentre il resto del mondo aveva tassi più alti, quelli giapponesi erano a 0. E allora che cosa hanno fatto le banche, i fondi di investimento e tutti gli altri elementi coinvolti, investitori qua in mezzo? Beh, hanno semplicemente preso in prestito denaro dal Giappone, l'hanno convertito in dollari e l'hanno investito in titoli USA, in azionario, in oro, in bitcoin, insomma in qualsiasi cosa che rendeva più dello 0%, quindi praticamente in tutto. Tu prendi denaro gratis, lo vai a reinvestire e ripaghi gradualmente con gli interessi quel denaro. E così il Giappone è diventata la gallina dalle uova d'oro. Questo meccanismo è conosciuto come carry trade sullo yen. E questo mercato è stimato valere trillion e trillion di dollari. Insomma, finanziamenti in tutto il mondo finanziati dal Giappone. E a costo 0. E anche i giapponesi stessi hanno fatto la stessa identica roba. Fondi pensioni, società assicurative, i privati, tutti hanno fatto lo stesso gioco. Risultato? Il Giappone è diventato il più grande creditore straniero al mondo, con oltre 1.000 miliardi di dollari in treasury americani. Il primo paese finanziatore degli Stati Uniti, dei treasury americani. Quindi quando senti che l'economia americana va bene, quando il mercato azionario sale, dietro c'è in parte denaro giapponese. Ma questo meccanismo funziona solo finché i tassi rimangono a 0. E beh, i tassi ora non sono più a 0. Nel 2020 è arrivata l'inflazione, la pandemia, le catene di fornitura spezzate, il costo dell'energia alle stelle. Il mondo intero ha alzato i tassi. Il Giappone però no. Perché? Perché con un debito di 200% rispetto al PIL, ogni punto percentuale di interesse che avrebbe dovuto pagare significavano miliardi e miliardi in costi aggiuntivi. È come avere un tasso variabile sul tuo mutuo. Tu hai contratto il tuo mutuo con tasso variabile, che ne so, all'1% per x mila euro. Però nel momento in cui quel tasso viene alzato al 2, al 3, al 4, ecco, gradualmente ti strozza, dovrai pagare sempre più interessi. E con un debito così elevato, 200% rispetto al PIL, cioè praticamente uno stato che sarebbe dovuto fallire,
pagare interessi così elevati è un gran bel casino. Quindi la Banca del Giappone cosa ha fatto? Ha alzato i tassi di interessi come il resto del mondo? No, ha fatto finta di niente. Ha detto aspettiamo che l'inflazione si plachi. Quindi ha tenuto i tassi a zero. Il risultato? Beh, lo yen è crollato. Da 110 yen per ciascun dollaro come tasso di cambio è sceso a 150, poi è sceso a 160 e quindi al minimo degli ultimi 40 anni. Un calo inesorabile. Ed ecco il dilemma, e voglio che questa parte tu la segua molto bene, quindi prendo la lavagna, perché è qui che c'è il cuore di tutto. Tassi a zero uguale yen distrutto. I risparmi dei cittadini vengono erosi, quindi risparmi erosi. Da che cosa? Beh, dall'inflazione. E infine si arriva a una rivoluzione sociale. L'inflazione, come inflazione? Perché c'è l'inflazione? Beh, perché l'inflazione non dipende solo dai tassi di interesse, l'inflazione dipende anche da altre cose, come per esempio le catene d'approvvigionamento, quindi l'aumento dei costi per la produzione di beni, pandemia, tutto chiuso, ecco, quella roba lì. In più, i costi energetici. Con la situazione dell'Iran, di Hormuz, il Giappone è un grande importatore proprio da quelle zone lì di petrolio, ecco che ancora una volta aumentano i costi energetici, di conseguenza aumentano i prezzi delle cose. Ma se i salari rimangono invariati, il denaro giapponese perde valore, ma contemporaneamente aumenta l'inflazione, e beh, Houston, abbiamo un problema. E arriviamo allora alla seconda parte, no? Quindi tassi a zero, vediamo i tassi alti, quindi alzare i tassi. Beh, questo che cosa porta? Ad un debito che esplode. Ricorda, 200% rapporto debito-PIL, ergo aumentare i tassi significa pagare tanti miliardi. Quindi porti che cosa? Il mercato obbligazionario a crollare. Il sistema finanziario si inceppa. Insomma, è un po' come decidere se bruciare la casa partendo dal tetto o dal pavimento. Il fuoco alla fine è lo stesso, è il risultato anche. Il Giappone ha già cercato di comprare la propria valuta sul mercato investendo 73 miliardi di dollari. Questo ha funzionato per 3 settimane, poi lo yen ha continuato di nuovo a cadere. Il rendimento nel frattempo del bond decennale giapponese è passato dal 2022 che era allo 0,25% ad oggi che è al 2,7%, cioè 10 volte tanto in 4 anni. Il trentennale è arrivato addirittura al 4%. E per un paese con il 200% di rapporto debito-PIL, ogni punto percentuale è una catastrofe. E mentre compravano valuta, hanno capito una cosa. Non puoi difendere la tua valuta comprandola. Perché ogni intervento che fai alimenta i trader che scommettono contro di te. Se vuoi che lo yen si rafforzi veramente, devi fare in modo che il denaro voglia rimpatriare, voglia tornare a casa. Il 10 luglio scorso, il ministro delle finanze giapponese, ti leggo, ha annunciato ufficialmente il GPIF, cioè il fondo pensione più grande al mondo, da 1.800 miliardi di dollari, dovrà spostare i propri investimenti dagli asset esteri verso quelli domestici, quindi rimpatriare di fatto denaro in Giappone. Stiamo parlando di 230 miliardi in treasury americani, centinaia di miliardi in azioni americane, che quindi potrebbero andare potenzialmente in vendita. E anche le compagnie assicurative giapponesi non sono da meno. Infatti i dati Bloomberg mostrano che sono, come puoi vedere, già diventate i maggiori acquirenti di bond giapponesi degli ultimi 3 anni. E per acquisire bond giapponesi stanno cedendo bond americani. Ecco che quindi inizia a diventare più chiaro, no? Il problema per noi in Occidente. Perché gli americani, vedi, hanno la tendenza, ed è l'unica cosa che possono fare per stare in piedi, oltre alla produzione che però fa cagare, stanno cercando di riavviare, di piazzare i loro bond, quindi piazzare i loro treasury, il loro debito. Ma se il paese più grande, che fino ad oggi deteneva debito, inizia a rimpatriare il proprio denaro, quindi inizia a rilanciare in faccia agli Stati Uniti il debito americano, ecco che c'è un problema. E il problema qual è? Beh, che se ci sono meno compratori di debito americano, gli USA devono offrire tassi più alti per incentivare i compratori a prestare denaro. Quindi per attrarre nuovi compratori devi alzare i tassi. Quando ci sono vendite di bond, alzare i tassi significa incentivare chi ha venduto a ritornare a prestare. Però alzare i tassi si traduce in mutui più cari, prestiti più cari, costo del denaro più alto per tutti, e quindi questo ha ripercussioni anche per noi da questa parte, visto che il carry trade è stato fatto con l'intero mondo, visto che il Giappone ha finanziato l'intero mondo. Nel momento in cui il Giappone inizia a ritirare la ciccia, inizia a ritirare il denaro, ecco che il mondo è costretto ad adeguarsi, e questo ha un impatto diretto su chi? Su chi? Sempre su di noi, sempre sulla persona comune, sempre sui risparmi, sempre sui costi dei mutui, dei prestiti, e non solo, perché questa volta ha anche un impatto diretto proprio sugli Stati Uniti, perché alzare i tassi di interesse adesso per gli Stati Uniti significa anche per loro tirarsi una bella zappata sui piedi con un debito pubblico che ha superato i 39 trillion di dollari e con una spesa per finanziare quel debito che è diventata più onerosa per lo Stato, per il governo, rispetto che le spese militari o le spese sanitarie. Quindi alzare ulteriormente il tasso di interesse significa per gli Stati Uniti che devono cacciare più soldi, e cacciare più soldi ora non possono farlo. E infatti, aggiungo questo aggiornamento al video, gli Stati Uniti sono intervenuti. Hanno deciso di dare dindi, di dare cash al Giappone. Ecco una rapida analisi dello yen, mentre Giappone e Stati Uniti avvertono di ulteriori azioni coordinate sui mercati valutari. Ciò avviene dopo la conferma del primo intervento congiunto in 15 anni per risollevare la valuta giapponese dai minimi degli ultimi 40 anni.
Il presidente Trump, dal canto suo, ha dichiarato in precedenza che l'intervento congiunto è un segnale dell'amicizia di Washington verso Tokyo. Abbiamo un ottimo rapporto con il Giappone, siamo molto forti, molto forti finanziariamente. E loro sanno uno yen debole, volevano un piccolo aiuto e noi ci siamo sempre per il Giappone. Il Giappone è stato molto fatta eccezione ovviamente per Pearl Harbor. Per dirgli, uè Ciccio, non vendere i tuoi bond, dalli a noi in garanzia, noi ti diamo denaro, tu usi quel denaro per fare le tue cose, poi ce lo ridai e ti riprendi i tuoi bond. Quindi stanno cercando in tutti i modi di mantenere i bond lì dove sono, frenare le vendite e quindi fare un'operazione congiunta col Giappone per evitare che il Giappone se la pigli in quel posto, ma non perché sono buoni, non perché lo zio Sam è amorevole, ma perché lo zio Sam rischia di prendersela lui in quel posto, visto che parliamo di trillion. Certo non è tantissimo rispetto alla grande mole di denaro americano e bla 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 bla, però è comunque una parte importante, parliamo comunque di trillion di dollari che potrebbero innescare, come ho detto, un aumento ulteriore dei tassi di interesse che già sono alti sui bond americani e che quindi rischiano di portare a picco gli Stati Uniti, anche se gradualmente, ma comunque è un bel cazzotto in faccia che avrebbe poi impatto anche chiaramente sul resto del mondo. Quindi la situazione è molto delicata e casualmente diventa sempre molto delicata quando? Ad agosto, quando la gente è al mare che non sa un cazzo di quello che sta succedendo là fuori, ecco che si giocano le partite più importanti in assoluto dell'anno. Anche qui devono spiegarmi poi perché. Comunque, torniamo alla nostra storia. Perché i privati, i fondi e tutta quella bella roba giapponese che abbiamo detto devono accettare di rimpatriare il denaro? Cioè, se non vogliono farlo? Articolo 589 del codice civile giapponese, quello citato proprio nel tweet di Uto. In sintesi, ti leggo che cosa dice, consente a chi presta denaro di avere maggiore controllo su termini di prestito ed è uno strumento legale per forzare il rimpatrio di capitali. Il 20 luglio scorso il Giappone ha approvato, tra le altre cose, ancora una volta sempre in periodo estivo, lo Stablecoin Act. Le criptovalute vengono ora riconosciute come asset finanziari legali, le banche possono detenerle, la tassazione è stata tagliata dal 55% al 20% e non per pompare Bitcoin, ma perché le stablecoin garantite da debito giapponese possano diventare un nuovo compratore proprio di debito sovrano. Esattamente come Tether e Circle sono oggi alcuni dei più grandi acquirenti, i più grandi nell'ambito privato, di treasury americani. Questo è il codice sorgente del denaro che si sta riscrivendo oggi sotto i nostri occhi e di cui tra l'altro ho parlato in questo video qua, che ti lascio qua sotto, perché vale per gli Stati Uniti, ma lo stesso imprinting è copiato attualmente nel resto del mondo, appunto, come ad esempio in Giappone. Quindi, guardiamo la storia. 1998, 2008, 2020, agosto 2024. Ogni volta che lo yen si è rafforzato rapidamente, da qualche parte nel mondo qualcosa stava crollando. La differenza oggi è una sola, ed è enorme. Prima lo yen si rafforzava per un incidente, come un effetto collaterale a che cosa? A una crisi o a un problema già in corso. Oggi lo yen più forte, quindi rafforzato, è il piano. È la politica dichiarata dal governo giapponese. Il governo giapponese ci sta dicendo vogliamo lo yen più forte e se in passato lo yen si rafforzava quando dall'altra parte del mondo, quando in giro c'erano crisi, oggi rafforzare quello yen potrebbe, proprietà transitiva, proprio sortire quelle crisi. Ecco che cosa bisogna guardare, ecco perché gli Stati Uniti stanno intervenendo e si stanno muovendo proprio per evitare il gran casino. Quindi che cosa succederà? Beh, nessuno lo può sapere, io non posso saperlo, nessuno nel mondo può saperlo. Ma chi ha risparmi parcheggiati in banca, chi ha un mutuo, chi ha prestiti, chi ha investimenti deve essere consapevole su che cosa si basa oggi tutto questo sistema qui. E a proposito di investimenti, ormai sappiamo che è necessario investire e il mio esperimento con i5 continua. i5 è una piattaforma di P2P lending, cioè sostanzialmente prestare denaro a privati o aziende un po' come fossimo una banca in cambio di interessi. Mi sto trovando molto bene, ho fatto un test che ho video documentato qui con 1.000 euro e come puoi vedere siamo attualmente a 1.018 euro. Qui ho l'account statement che mi dice tutti i singoli prelievi, depositi, tutto quello che è stato fatto, tutti i vari prestiti. Una piattaforma che quindi ci permette di utilizzare il nostro denaro senza investirlo sul mercato con tutti i rischi che ne conseguono e generare un interesse che può arrivare al 14,5% annuale. Ovviamente si porta con sé dei rischi. Il rischio classico è quello della piattaforma. Se la piattaforma tramite cui prestiamo denaro fallisce, ecco che noi possiamo perdere i soldi. Quello che ti sto mostrando non è ovviamente un consiglio finanziario, quindi sii molto cauto e fai le tue dovute valutazioni prima di esporti e fallo consapevole del rischio. i5 comunque ha alle spalle una grossa realtà tech che da più anni sul mercato, 0 incidenti fino adesso e tantissimi utenti soddisfatti e milioni prestati e ripagati in interessi. Ti mostro velocemente anche una funzione che mi sta piacendo particolarmente, che è quella della strategia automatica, che mi permette sostanzialmente di creare una strategia appunto automatica. Qui non dovrò più andare io manualmente a scegliere a chi prestare il denaro, ma lo farà lui in automatico secondo i parametri che abbiamo dato. Per esempio qua una strategia a cui ho dato 900 euro, che ha già prestato più e più volte, ciascun ordine da 10 massimo 100 euro, periodo massimo tra i 10 e i 30 giorni e l'interesse massimo che si riesce a prendere. E lei in automatico va a prestare i fondi
Quindi se io vado nel mio portfolio, vedrò per esempio che ho prestato qua ad un tasso di interesse del 13% annuale e mi scaderà tra 22 giorni, qui tra 23 giorni, qui ce n'è uno che mi scade oggi, 13%, e così via. Questo mi permette di far girare i miei soldi continuamente in modo totalmente passivo. Io ovviamente quando voglio posso stoppare, non posso chiaramente prelevare prima del termine, devo aspettare la scadenza del termine, una volta scaduto posso prelevare. Mi sta piacendo i Five sostanzialmente per queste 3 ragioni. La prima è che mi sembra un'azienda appunto solida per come è strutturata e per i dati che condivide. La seconda per questo strumento automatico che mi permette di avere un'entrata sostanzialmente passiva. E la terza che ogni scadenza è breve. Quindi io posso far lavorare il mio capitale su brevi termini, non devo aspettare un anno per riprendere i miei soldi, ma posso farlo molto più velocemente. Come sempre ti lascio qua sotto il link. Dopo averla provata fammi sapere come ti trovi. Torniamo al video. E lo scopo di questo video era proprio quello di mostrarti che cosa sta succedendo, quello che i telegiornali non ti mostrano perché siamo in vacanza, siamo tutti allegri e spensierati al mare, ma è proprio in questi momenti che si decidono le sorti del gioco, che i signorotti di là agiscono e agiscono mentre gli altri non guardano. Le grandi decisioni sono prese nei momenti in cui la massa è distratta. Quindi io ti ho portato oggi queste informazioni affinché tu possa, consapevolezza, capire che cazzo sta succedendo. La solfa è sempre la stessa, avere risparmi parcheggiati, tenuti lì fermi, può essere un bel problema. Bisogna comunque sempre essere investiti qua e là, non per forza sui mercati finanziari, in attività, in qualsiasi cosa, ma avere un portafoglio completo con risparmi più investimenti è in genere la mossa più saggia. Non sono un consulente finanziario, non ti sto dicendo di investire alcunché, ti sto solo dicendo però di riguardare le tue posizioni, perché quello a cui possiamo andare incontro è una crisi sistemica. Questa crisi sistemica può colpire tanto i risparmi quanto gli investimenti. Risparmi con inflazione, investimenti con crollo dei mercati, bolle e tutte queste belle cosette qua. Però c'è una cosa che la storia insegna. Perché come si dice la storia non si ripete uguale ma tende a far rima. Bene, con qualsiasi crisi il mercato, gli investimenti tendenzialmente si sono sempre ripresi. In più o meno tempo, ma si sono sempre ripresi. Ovviamente dipende anche da dove investi. Ma i risparmi, l'erosione del denaro, quella continua. Quella è graduale, ogni tanto esplode, ma quando poi viene ricontenuta non ritornano i prezzi di una volta. No, continuano a salire da quel punto raggiunto. Quindi può arrivare qualsiasi crisi, ma il modello economico in cui stiamo vivendo è un modello basato sul debito, quindi sulla creazione di denaro, quindi sulla svalutazione programmatica dello stesso. Fammi sapere la tua nei commenti e mi raccomando condividi questo video con più persone possibili, anche se siamo sotto l'ombrellone, è giusto che sappiamo quello che sta succedendo, quello che loro fanno proprio mentre siamo distratti. Detto ciò ti lascio questi 2 video qui, uno è quello che ti ho menzionato su quello che sta succedendo al dollaro e questo qua invece sull'oro che sono sicuro ti piacerà. Qua sotto puoi trovare la mia newsletter gratuita, invio ogni settimana, anche in vacanza, sempre 2-3 analisi appunto settimanali gratuitamente direttamente nella tua email. È un canale più diretto per seguirmi perché non devo registrare, far montare, fare le copertine, tutte le cose, ma semplicemente mi metto lì, scrivo tutto quello che ho analizzato, ti riporto le mie intere analisi e te le invio via mail. E se ancora non sei iscritto al canale, da qua puoi farlo per supportarmi. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.